Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, le tendenze energetiche per amore e passioni di giugno 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, ragazzi. Di solito parla di stabilità, di concretezza, anche di prosperità e per qualcuno potrebbe parlare di paternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente o segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e trovate anche il link al seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene ragazzi, ok, partiamo da un re di coppe. Dieci di pentacoli, abbiamo la regina di bastoni, temperanza, abbiamo la forza, il fante di denari, il mago, quante? Direi di prendere solo la prima. Sacerdotessa, asso di spade, 4 di spade, 9 di coppe. Va bene, le prendo tutte. Ok. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, così diamo una pennellata al quadro di giugno e poi per i dettagli, per le situazioni specifiche, quindi single, coppie, relazioni complicate, clandestine, insomma, andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo re di coppe. Vi dirò, secondo me giugno è un buon mese. Partendo già con questo re di coppe, sento come se foste in una certa abbondanza, o già di amore perché magari siete in una relazione, o potrebbe essere, diciamo che l'inizio di giugno arrivi come questa ventata di freschezza o questa persona. Andiamo a vedere il re di coppe. Eremita e 6 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 10 di pentacoli. Fante di coppe, mago, mondo e 10 di coppe, ragazzi, cioè 10 di pentacoli, 10 di coppe, mondo, mago. Sento come se arrivasse a giugno qualche svolta importante. Potrebbe essere un nuovo inizio, potrebbe essere un completamento a livello familiare. Vi ricordo che vi dicevo che potrebbe fare riferimento alla paternità, quindi per qualcuno si può trattare effettivamente della paternità di un figlio piuttosto che di un progetto. Andiamo a vedere la regina di bastoni.
5 di bastoni, 3 di pentacoli e re di coppe. È come se, adesso dipende dal personaggio con il quale vi identificate, se con il re di coppe o con la regina di bastoni, però io ho la sensazione che uno dei due voglia andare avanti. L'altro o l'altra è come se non fosse ancora pronta per mettere testa, per tranquillizzarsi, per calmarsi. Arriviamo alla temperanza perché credo che sia una questione di mediare. Forza. È come se ci fosse questo personaggio, ragazzi, il re di coppe. Potrebbe anche essere la regina di bastoni. Ripeto, dipende da chi risuoni con voi. Però è come se arrivasse la proposta della famiglia del Mulino Bianco, per capirci. La famiglia felice, la famiglia allegra, la famiglia completa, la famiglia allargata, la famiglia. Vi dirò, fate attenzione se siete soli, cioè soli nel senso che magari non avete più mamma, più papà, non avete fratelli. Fate attenzione perché è bellissimo trovare una nuova famiglia, mm, però ecco, diciamo che avendo questo, faccio uno spoiler, avendo questo fante di pentacoli qui davanti, io ho come la sensazione che non dobbiate mettere su un piedistallo qualcuno o qualcosa solo perché voi in quel momento o in questo momento non l'avete. Andiamo avanti, andiamo a vedere la forza, che tra l'altro avete due volte. 3 di spade. Re di bastoni e 7 di coppe. Vi dico, con la carta della temperanza sento che c'è da mettere in equilibrio qualche cosa. Ehm, credo, perché c'è un tema qui con l'imperatore legato alla materialità, alla concretezza. E siccome abbiamo anche un 6 di spade che mi parla delle credenze limitanti che abbiamo acquisito durante l'infanzia, e vi ricordo che le credenze limitanti non sono coscienti, sono programmi che abbiamo nel subconscio, bisogna andare proprio a fare un lavoro per estrapolarle. Però io ho come l'idea che ci sia la necessità di mediare un po', o meglio, abbassare l'asticella. Io ho come la sensazione che dobbiate ridimensionare un pochettino o l'idea della relazione o l'idea di famiglia che magari avete. C'è come questa grandiosità e poi qui abbiamo le illusioni del 7 di coppe, il 6 di spade che parla di credenze limitante e la sofferenza del 3 di spade. Quindi attenzione a non mettere l'asticella troppo alta perché poi, insomma, non riuscendo ad arrivare magari al risultato nei tempi che voi vorreste, potreste esserne delusi. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Asso di bastoni. Sì, è come se doveste dare più peso a quello che l'altra persona fa piuttosto che a quello che è la vostra ideologia dell'amore, della relazione, della situazione. Wow. Asso di bastoni, 5 di spade, sole, fante di bastoni e 10 di bastoni. Guardate, io ho l'idea veramente che voi abbiate un certo tipo di ideologia o vogliate fare le cose in un certo modo, o magari voi vi aspettate certe cose dal potenziale partner o dalla potenziale partner, però è come se fosse tutta una cosa
costruita dal vostro ego più che sentita dalla vostra anima. Ed è un po' quello che poi vi fa rimanere delusi con questo Tre di Spade, perché l'ego è quello che io voglio che sia così, io voglio questo, io voglio quell'altro, però molte volte non è tanto il io voglio, ma è io fluisco. Vado, mi lascio trascinare, trasportare dalla vita. Sapete, no? Polo positivo, polo negativo. Il polo negativo è la mente e il polo positivo è la parte dello spirito, se vogliamo, dell'anima, delle emozioni. Andiamo a vedere il mago. Regina di coppe e appeso. Mm. È come una riflessione su quello che sentite, o potrebbe anche essere un inizio, il mese di giugno, che vi vede comunicare quelle che sono le vostre sensazioni, le vostre emozioni. Chiaramente prima le dovete identificare voi, tutta quella parte emotiva che prima non si lavorava perché c'era tanta mente. Qui è come se qualche cosa uscisse, qualche cosa venisse a galla. Tenete presente che è finita anche con la sacerdotessa, che è una carta di forte intuito. Andiamo a vederla. 9 di pentacoli e asso di pentacoli. Dunque, direi che tutto sommato il mese è focalizzato sul mettere delle basi, che non sono delle basi necessariamente come voi le volete, anche se vi dico che ci sono tutte le possibilità per riuscire a raggiungere quello che voi volete, però è anche vero che con questa temperanza dovete un attimino mettere in equilibrio il polo positivo e il polo negativo, la mente e il cuore. Perché è come se all'inizio del mese perlomeno vi faceste guidare un po' troppo, condizionare un po' troppo dall'erbavoglio, da quello che volete o vorreste manifestare, mentre la seconda parte del mese è più un, se vogliamo, un ridimensionamento mentale a favore di un'intuizione emotiva. È un po' come, ok, non è tanto importante quello che voglio, vediamo come va se mi abbandono, se mi lascio andare, se mi butto, se faccio qualche cosa di, come vi posso dire, diverso, se vogliamo, rispetto a quello che ho fatto fino ad adesso. Questo me lo dice questo gruppo di carte. Va bene, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dai single. Non credo che rimarrete single ancora per molto, sinceramente, ragazzi. Vedo un sacco di belle carte e soprattutto varie figure che si possono avvicinare nel mese di giugno. Vi dico, avete l'imperatore, quindi è facile che questa conoscenza, perché per adesso è una conoscenza, può iniziare, ma effettivamente può svilupparsi in qualche cosa di positivo, qualche cosa di concreto, di duraturo. Mm? È una di quelle relazioni da coltivare costantemente. Quindi non dico arrivare al messaggino quotidiano perché lì è da, cioè, certe volte può far piacere, ma all'inizio di una conoscenza magari è un po' troppo invadente. Però è come se ci fosse da curare questa emozione, questo sentimento che sta nascendo, come se fosse una piccola piantina, no? Bagnandola ogni 2 o 3 giorni. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora qui devo dire che ho come la sensazione che qualcuno stia cercando di rimediare a qualche cosa che è stato fatto, è stato detto o viceversa che non è stato fatto o non è stato detto. Vi dirò anche qui,
forse c'è bisogno un po' di aria fresca, di lasciare andare le cose vecchie, mi viene da dire. Oppure è come il, ok, mm, cerchiamo un equilibrio comune, cerchiamo di agire in modo che entrambe le componenti della coppia siano contente o contenti, componenti. Io vi devo dire, qui abbiamo un asso di spade alla fine della lettura. C'è una comunicazione, un chiarimento, un qualche tipo di chiarezza mentale o di intuito che arriva entro la fine del mese che secondo me aprirà un po', diciamo, il panorama su quello che si può possibilmente o potenzialmente fare con questa persona. Fare intendo proprio creare a livello fisico perché qua avete un imperatore, ok? Per quello che riguarda, ragazzi, le persone che sono in una relazione più o meno, mm, allora sento che a molti è come se andasse bene così. Io questa relazione non la sento così tanto profonda o approfondita, ma è come se non vi servisse in un certo senso che l'altro parlasse di certe cose, perché avendo la carta della sacerdotessa voi le intuite, le sapete semplicemente. Quindi anche se non c'è questa comunicazione chiara, io sento che riuscirete comunque a avere abbastanza informazioni, vuoi per come si comporta l'altro, vuoi per le vostre deduzioni, vuoi per le canalizzazioni, comunque riuscirete ad avere abbastanza informazioni nel mese di giugno per farvi un'idea chiara di come vanno gestite le cose o di dove vanno, in che direzione vanno le cose. Vi dico, anche per voi, avete comunque l'imperatore, quindi qui si parla di qualcosa che è stabile, tutto sommato. Sinceramente, diciamo, la zona camera da letto è molto più ardente per i single che non per tutti gli altri. Però diciamo che in generale c'è parecchia voglia di condividere. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, che cosa vi vuol far vedere di più. Successo, un 6 di bastoni. E il sogno che è un 6 di coppe. È come se vi dicessero di celebrare il sogno o un sogno o addirittura io vi direi questo incontro. Andiamo a vedere un altro oracolo. Vi dico comunque ragazzi che qualcuno qui non rimarrà più single, questo è chiaro. C'è parecchio movimento, parecchia passione e anche per le coppie sento più armonia, più sentimento, più apertura, più comprensione, più voglia di fare, di stare insieme. Allora, la prima carta è una maschera o due maschere. Qui vi dice che qualcuno non sta mostrando i veri sentimenti. Parla anche di gaslighting. Qui abbiamo un 3 di spade, Effettivamente anche qui poi abbiamo un appeso. Guardate, secondo me, no, guardavo perché l'appeso di solito parla di perdono, qui abbiamo la sofferenza ed effettivamente con il gaslighting ci sta, ragazzi. Ok, allora, lighting.
parla di notizie scioccanti che arrivano come un fulmine, parlano di una sorpresa, di un'epifania. Guardate, io ho la sensazione che qualcuno di voi riceverà una velata proposta, cioè proprio è qualcosa che c'è, che arriva, che si sente, ma non è così esplicito. Parla anche di trasformazione. E poi abbiamo questa carta, ragazzi, vi parla di codipendenza e di qualcuno che tenta di inseguire l'altro a causa proprio di questa codipendenza, perché ci sono probabilmente dei temi, delle paure legate all'abbandono che giocano a vostro sfavore. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Voi siete le mie mani e i miei piedi, quindi siete voi che dovete agire. Una piccola azione guidata può spalancare molte porte ermeticamente chiuse. Quindi restate in silenzio, prendetevi il tempo per ascoltare in modo da non perdervi le mie istruzioni. Poi agite immediatamente. Potete raddrizzare le vostre relazioni con ogni anima. Fate che l'amore continui a scorrere e state a vedere la vostra reazione, anche se la risposta non dovesse essere immediata. L'amore troverà sempre il modo. Siate pazienti e colmi d'amore. Qui avete anche la temperanza, tra l'altro. Amici del Sagittario, io spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto interessante di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente lo potete fare anche attraverso la sezione degli abbonamenti. Chiaramente lì lo tratto in modo un po' diverso perché non ho una persona davanti con la quale fare un lavoro specifico, però è già un buon modo per lavorare le ferite, per sciogliere i traumi. Ci sono anche, ragazzi, temi di metafisica, di metamedicina in quella sezione, parlo di esoterismo, insomma, è un po' tutto quello che ho imparato io in tanti anni e l'ho condensato e lo metto a disposizione. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!